Il 18 aprile 2014, due amici entrarono nel vasto labirinto della grotta di Judon. In questa immersione avevano pianificato di battere i propri record personali di profondità e raggiungere una quota raramente toccata dai subacquei in grotta. Tuttavia, durante l'immersione, qualcosa andò terribilmente storto. Questa è la loro storia. I migliori amici Wang Yuan e Wang Tao erano emozionati all'idea dell'immersione imminente. I due erano subacquei esperti che avevano esplorato grotte in vari paesi, ma c'era un sistema di grotte a cui continuavano a tornare nel loro paese natale, la regione di Guangxi Zhuang in Cina. Questa zona è famosa per i suoi chilometri di grotte sotterranee e subacquee. Sebbene l'area sia remota, avventurieri da tutto il mondo vengono a esplorare questa sorta di Mecca della speleologia in Cina. Dalla prima volta che Yuan e Tao avevano esplorato la grotta di Judon, rimasero affascinati dalle formazioni rocciose e dalla bellezza del luogo. La grotta ha diversi punti d'ingresso, tra cui uno a nord e uno a sud, e i due sub erano molto familiari con entrambi. Nel 2014, ciascuno di loro aveva già effettuato 15 immersioni nell'entrata nord della grotta. Così, per quel giorno, avevano programmato un'immersione molto ambiziosa, anche per la loro esperienza avanzata. Yuan era il più esperto, con oltre 400 immersioni all'attivo, mentre Tao ne aveva più di 200. Il loro piano per quell'immersione prevedeva di scendere alla profondità più grande mai raggiunta da loro. Fino a quel momento, la loro profondità massima era stata di 122 metri, un livello che richiede già estrema cautela. La corda guida che partiva dall'entrata nord si estendeva fino a 160 metri, ma Yuan e Tao avevano pianificato di non solo raggiungere quel punto, ma di estendere la corda di altri 10 metri. Oltre a raggiungere una profondità mai toccata da loro, questa immersione li avrebbe costretti a lasciare la corda guida principale per un po'. Come ci si potrebbe aspettare, alcune parti di una grotta possono sembrare molto simili, ed è facile perdere l'orientamento senza una guida, soprattutto se la visibilità è limitata. Per prepararsi all'immersione da record, i due avevano lavorato su un piano meticoloso per mesi, calcolando più volte le quantità di gas da respirare e le miscele corrette. L'aria che respiriamo a livello del mare è composta principalmente da azoto, che è sicuro da respirare fino a circa 30 metri di profondità. Ma andando più in profondità, la pressione fa entrare l'azoto nel flusso sanguigno più rapidamente di quanto i tessuti molli possano assorbirlo, provocando un effetto narcotico simile all'ebbrezza. Per evitare questo, i subacquei respirano miscele di gas con una percentuale ridotta di azoto. Tuttavia, a profondità superiori a circa 66 metri, l'ossigeno diventa tossico e per questo motivo viene aggiunto elio alla miscela per bilanciare. Un mese prima della loro immersione, il sub francese Pascal Bernabé aveva esteso la corda guida della grotta di Judon fino a 160 metri. Pascal era noto per aver stabilito il record per l'immersione più profonda con apparecchi autonomi, raggiungendo una profondità di 330 metri, anche se questo record non fu riconosciuto ufficialmente per mancanza di prove. Tuttavia, Yuan colse l'opportunità di incontrare Pascal per ricevere consigli su come pianificare la decompressione e affrontare i rischi associati a immersioni così profonde, tra cui la sindrome nervosa da alta pressione HPNS, una condizione rara causata dall'eccessiva respirazione di elio a grandi profondità. Yuan eseguì una prova di immersione nelle Filippine per abituarsi alla profondità di 150 metri, ma Tao non poté partecipare per impegni lavorativi. Yuan andò da solo e l'immersione andò liscia. Il 17 aprile, un giorno prima dell'immersione programmata a Judon, Yuan, Tao e i loro sub di supporto, Supei, prepararono più di 20 bombole di gas con miscele diverse, posizionandole a profondità precise. Il 18 aprile, tutto era pronto. I due amici fecero un ultimo controllo dell'equipaggiamento e iniziarono la loro immersione. Yuan doveva mantenere il contatto con la corda guida, mentre Tao si occupava di fissare le frecce che avrebbero indicato la direzione verso l'uscita in caso di smarrimento. A circa 120 metri di profondità, tutto stava andando secondo i piani, ma quando raggiunsero i 164 metri, Yuan iniziò a sentirsi confuso e realizzò che dovevano risalire immediatamente. A peggiorare la situazione, la corda guida, che li avrebbe riportati in superficie, era sparita. I due riuscirono miracolosamente a ritrovarla, ma a quel punto Yuan stava esaurendo l'aria e dovette usare il suo serbatoio di emergenza. Nel frattempo, Tao rimase incastrato sotto una roccia e Yuan dovette aiutarlo a liberarsi,
condividendo la sua riserva d'aria con l'amico. Con l'aria quasi esaurita, Tao perse conoscenza e iniziò a fluttuare verso l'alto. Yuan cercò disperatamente di salvarlo, ma le sue risorse di gas erano troppo limitate. Alla fine, Yuan fu costretto a risalire da solo. Tao fu trovato morto il giorno seguente a circa 50 metri di profondità. Dopo l'incidente, Yuan trascorse diversi giorni in una camera di decompressione, riflettendo sugli errori commessi. Concluse che la loro più grande colpa era stata l'eccessiva fiducia. Sebbene avessero pianificato attentamente l'immersione, non avevano considerato sufficientemente i rischi legati a una profondità così estrema.